Lettere di Cristo, articolo 10. Energia di coscienza. Mantenete la vostra coscienza integra, non frammentata. Cristo dice: è della massima importanza per la vostra salute, per le vostre relazioni, per il vostro successo nella vita e per la vostra felicità, che comprendiate perfettamente la vera natura della coscienza. Lettere 5 e 6 in avanti, e della vostra coscienza unica. Dovete capire pienamente che ciò che voi pensate e sentite e quello che fate è una energia di coscienza che costituisce l'intero tessuto della vostra esperienza nella vita. È la forza motrice dietro a tutto quello che vi accade e che fate. È il terreno su cui costruite la vostra vita e la riserva di forza che dà impulso alla vostra vita quotidiana. È tutto quello che voi siete, al di là della vostra anima in questo momento attuale. È la portata piena di tutto quello che potete essere e fare in questo preciso istante. Lo stato della vostra coscienza limita o promuove il vostro benessere. Pertanto il contenuto della vostra coscienza, il grado di consapevolezza spirituale, le intuizioni, percezioni, credenze, conoscenze, i modelli di comportamento, qualità di carattere, principi morali, sono il vostro tesoro, a partire dal quale costruite la vostra vita. Potete costruire soltanto su quello che siete in questo momento presente. E quello che costruite sarà fatto degli elementi o dei mattoni della vostra coscienza, nient'altro. Perciò, come centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo, se volete cambiare la vostra vita, dovete prima cambiare la vostra coscienza. La lettera 7 spiega molto chiaramente come farlo. Quando guidate un'automobile, se siete saggi, vi assicurate che ogni parte della macchina sia in buone condizioni. Ogni minuscolo fattore che contribuisce al funzionamento senza problemi della vostra macchina deve essere preso in considerazione. La batteria carica e i fili collegati, candeli puliti e messi a punto, carburante nel serbatoio, olio nella coppa e così via. Pertanto, per creare una vita felice e piena di successo, dovete avere la massima cura giornalmente dei vari elementi e aspetti della vostra coscienza. Vi ricorderete e cercherete di astenervi dal criticare e dal giudicare, perché questi sono distruttivi verso gli altri e, alla fine, vi trovereste sotto un fuoco di fila simile. Tenterete di controllare la vostra rabbia, cercando nella vostra mente motivi per cui l'obiettivo della vostra rabbia si sia comportato nel modo in cui si è comportato. Questo disinnescherà la vostra rabbia. Proverete a trovare delle caratteristiche amabili in tutti quelli che incontrate o vedete durante la giornata. Altrimenti starete emanando, del tutto inconsapevolmente, una energia di coscienza offensiva, che sarà raccolta e farà irritare gli altri. È possibile che tutti questi aspetti della coscienza vi siano già noti, ma ora voglio parlarvi dei pericoli della frammentazione della vostra coscienza. Lo fate anche quando dite una bugia bianca. Una bugia nera
è un insulto orribile alla vostra stessa coscienza e alla coscienza di chi vi ascolta. Voi potreste pensare che non sia di alcuna importanza, ma quando mentite, voi mandate fuori un flusso di falsa coscienza, su cui vi aspettate che gli altri costruiscano le loro risposte. Uno strappo del genere nella vostra coscienza, già che voi sapete di aver mentito, crea dei buchi nel tessuto della vostra coscienza. Dove ci sono buchi nella vostra coscienza, c'è una lacuna nella forza vitale che impiegate per le attività e gli obiettivi e disordini nella coscienza, che vi mantiene sani e felici. Persino nelle vostre comunicazioni, ciò che causerà la mancanza di quella vitalità e sicurezza, che coloro i quali hanno il tessuto di conoscenza integro e sano riescono a trasmettere, quando parlano con gli altri o anche solo lasciando un messaggio verbale. Una coscienza sana viene creata quando trattate gli altri come vorreste essere trattati voi stessi. Perciò, mantenete le vostre promesse o premunetevi in modo che la rottura di una promessa non causi frustrazione o infelicità o difficoltà eccessive. Dite la verità in modo tale da non offendere chi vi ascolta. L'amore trova sempre un modo. Non fabbricate delle storie per rendervi eroi o eroine o vittime. Non esagerate in alcun modo una circostanza, poiché potreste mandare via un'altra persona con una falsità in mente. Questo potrebbe essere più dannoso per lei di quanto possiate immaginare. Non inducete mai un'altra persona ad inciampare o cadere lungo il suo cammino quotidiano. Fate in modo che tutto quello che pensate, dite e fate sia un insieme armonioso guidato nella vostra mente e nel vostro cuore dall'amore e dalla sollecitudine verso il benessere di ogni altra persona. In questo modo create le basi per una vita integra e felice per voi stessi. Create il tipo di coscienza che si sintonizza facilmente alla coscienza divina. Allora i miracoli accadono. Se non avete successo, esaminate la vostra coscienza. Mantenete la vostra parola